5 automazioni che ogni piccola e media impresa dovrebbe avere nel 2026. Benvenuti in un nuovo video. Se non mi conosci, ciao, mi chiamo Massimo, sono imprenditore digitale. In questo canale YouTube parliamo di business online, tecnologia e crescita personale. Ma andiamo subito al fulcro dell'argomento. Se lavori in una piccola e media impresa, in una PMI italiana, conosci sicuramente benissimo questa scena. E credimi, è un luogo molto comune fra tutti. Qualcuno in ufficio che passa magari un pomeriggio intero a fare copia e incolla tra Excel e software gestionale, magari per un lavoro che un computer semplicemente potrebbe fare in 30 secondi, ok? Credimi, fa davvero la differenza questo video, seguilo fino alla fine, soprattutto se lavori in una PMI italiana. Io coordino circa 25 persone tra produzione, logistica, procurement e magazzino in un'azienda comunque manifatturiera vera, ok? E quindi non è solo teoria, lo sperimento proprio sul campo tutti i giorni. E le 5 automazioni che sto per spiegarti non è che le ho lette su un blog americano, ma le ho proprio costruite io sul campo, le utilizzo tutti i giorni con dati veri e comunque con problemi veri da risolvere, comunque sempre entro il venerdì, il suddetto venerdì, no? Come sempre. E non serve comunque un reparto IT dedicato per fare tutto questo, non serve una laurea in informatica. Per esempio, io ho un diploma, sono un ragioniere programmatore e ho comunque imparato tutto, sia grazie alla scuola che mi ha dato le fondamenta base per poter fare quello che faccio io, ma soprattutto ho imparato lavorando direttamente sui database aziendali. Serve solo capire bene tutto il processo e sapere quali strumenti usare per smettere comunque di perdere tempo su cose che magari una macchina, un computer, fa sicuramente meglio e molto più velocemente di te, ok? Quindi partiamo subito con diciamo il primo, se vogliamo così chiamarlo, contesto, ok? Allora, anzitutto, prima di entrare nelle 5 automazioni come indicato nel video, una cosa importantissima: non tutte le aziende hanno comunque gli stessi problemi, quindi non tutte le automazioni valgono in questo caso lo stesso per te, ok? Quindi fai bene attenzione, no? Ok, adesso io ho degli esempi che io pratico sul campo tutti i giorni, ma adesso andremo a vedere bene. Ti spiego appunto queste 5 aree diverse, cioè acquisti, produzione, magazzino, controllo di gestione e commerciale. Così puoi riconoscere subito quella più vicina al tuo, diciamo, mal di testa quotidiano, se vogliamo così definirlo, ok? Per ognuna di queste ti dico il problema concreto, come si risolve e comunque un esempio reale di risultato effettivo, quindi ti spiego come è possibile un risultato reale che io ho sperimentato sul campo. Parliamo dell'automazione numero 1, che sono gli acquisti, quindi il procurement. Allora, la prima è quella che mi ha cambiato letteralmente, proprio ve lo giuro, letteralmente le giornate. Il controllo automatico tra prezzo concordato nell'ordine e il prezzo che effettivamente viene poi fatturato dal fornitore. Può sembrarti una banalità, ma credimi, non lo è. Pensaci un attimo. Quanti fornitori ti fatturano un prezzo leggermente diverso da quello che comunque hai pattuito e nessuno comunque se ne accorge, perché magari nessuno ha tempo di mettersi lì a controllare fattura per fattura, riga per riga, ogni fattura fornitore, no? Succede spesso nelle aziende, capita, fidatevi che vi capita, se non si è strutturati bene. Con un'automazione che confronta questi due dati in automatico, ogni discrepanza salta fuori da sola, senza intervento umano, direttamente con un alert. Io per esempio l'ho collegata direttamente al nostro ERP, al nostro software gestionale, e il risultato concreto è stato appunto un risparmio superiore, credetemi, al 10% all'anno, e non è poco risparmiare il 10% all'anno sulle rinegoziazioni contrattuali, comunque sia con
con i rispettivi fornitori, che poi con i contratti che si vanno a concludere anche poi con eventualmente per le vendite con la grande distribuzione, per esempio. E quindi non parlo di teoria, ma parlo proprio di margine vero che resta in azienda. Parliamo adesso dell'automazione numero 2, la produzione. Se lavori in un'azienda manifatturiera o comunque produttiva, la seconda automazione che ti può riguardare sicuramente è la produzione, ed è il confronto quotidiano tra che cosa? Il piano di produzione e la produzione effettiva. Che cosa significa? Il problema classico che succede in tutte le aziende manufatturiere produttive: il piano lo fai per esempio il lunedì, ma venerdì scopri che sei indietro di 3 giorni e nessuno te l'ha detto. Ok, quindi non ti è stato comunicato per tempo questo ritardo. Con un report automatico che confronta ogni singolo giorno pianificato, quindi si va a vedere ogni giorno com'è il pianificato contro l'effettivo e ti segnala subito quando un ordine urgente rischia di saltare la data promessa al cliente. Tu reagisci il giorno stesso, non una settimana dopo, ok? Quindi riesci a evitare dei problemi ed avere una produzione il più possibile performante e che permetta all'ufficio vendite di non avere delle grane, ok? Nel mio caso automazioni di questo tipo sulla pianificazione mi hanno permesso per esempio di aumentare la capacità produttiva del 20%, ok? E senza dover aggiungere una sola macchina, ok? Ed è un risultato a dir poco incredibile secondo me, ok? Automazione numero 3, magazzino e logistica. Qui molto probabilmente molti più di voi saranno interessati da questa parte, ok? Questa terza area, appunto, il magazzino. Qui l'automazione che comunque consiglio a tutti è il riordino automatico, basato su che cosa? Sulla rotazione reale delle scorte, non su sensazioni o abitudini vecchie di decenni, perché poi ci sono aziende che si portano dietro dei metodi arcaici di lavoro incontemplabili da parte mia nel 2026, e il sistema guarda appunto quanto consumi davvero un articolo e le rispettive materie prime in base alle distinte base che hai per produrre, incrocia i tempi di consegna del fornitore e ti genera in automatico la proposta d'ordine. Tu la validi, non la scrivi da zero, ok? La devi solo validare e sei a posto. Il numero che uso sempre per spiegare l'impatto è questo. Per esempio, nella mia azienda questo tipo di automazione ha portato a una riduzione del 90% dei tempi di attesa nei riordini. 90%, ok? Non è un errore di battitura, è così, ok? 90%, numeri pazzeschi, ti dico solo questo. Automazione numero 4, il controllo di gestione, che poi è una delle mie parti più grandi che mi piacciono di più a livello aziendale. Quindi la quarta automazione, la reportistica mensile, che si scrive quasi da sola. E credimi, se fai controllo di gestione è una cosa fichissima, diciamolo proprio in parole grezze, se vogliamo così dire. Se anche tu per esempio perdi dei giorni interi a inizio mese per estrarre i dati, incrociarli, scrivere il commento sull'andamento comunque del fatturato per canale, sappi che questo comunque è uno dei lavori più facili da automatizzare oggi, grazie comunque all'intelligenza artificiale generativa, ok? Perché ormai parliamo di intelligenza generale generativa collegata ai tuoi dati, alla tua base dati, quindi magari anche al tuo ERP, al tuo gestionale. Cosa vuol dire? Che tu prepari l'estrazione anche solo da un foglio Excel e l'intelligenza artificiale ti genera comunque una prima bozza di commento, se vogliamo così definirlo, che tu poi correggi e rifinisci comunque sicuramente col tuo giudizio. Il tempo di chiusura della reportistica mensile, ovviamente parliamo di reportistica mensile in questo caso, da un pomeriggio intero, e non sto scherzando, scende a meno di un'ora. Cioè stiamo parlando di un sacco di ore risparmiate che si possono dedicare ad altro, ok? Automazione numero 5,
non perché meno importante, il commerciale e la grande distribuzione organizzata, la GDO, ok? Quindi quinta e ultima è appunto il monitoraggio automatico della marginalità, attenzione, per singola referenza e per singolo cliente, anche e soprattutto nella e della grande distribuzione. Può sembrare una banalità, ma credimi non lo è. Questo è il tipo di automazione che ti salva prima ancora di sederti al tavolo di una trattativa di rinnovo contrattuale, soprattutto con una grande distribuzione organizzata. Sei già referenza per referenza dove stai guadagnando e dove stai regalando invece del margine. Invece di scoprirlo poi a bilancio, che è troppo tardi, a bilancio chiuso quindi, sicuramente lo puoi fare prima. Quindi invece di arrivare a prendere le batoste a bilancio, chiusura a bilancio, lo puoi fare prima e gestire già durante la trattativa con la GDO i prezzi e tutto quanto con dei margini reali, e tutto puoi farlo in maniera automatizzata. Quindi, ricapitolando, queste 5, 1. Controllo il prezzo dell'ordine contro la fattura. 2. Il piano di produzione contro quello effettivo che è stato fatto. 3. Il riordino comunque automatico basato sulla rotazione reale delle scorte. 4. La reportistica mensile assistita dall'intelligenza artificiale, dalle AI. E 5. La marginalità per referenza e cliente della GDO, quindi seguire le vendite senza evitare brutte sorprese poi a bilancio. Nessuna di queste richiede comunque un budget da corporation, ok? Richiede solo che tu mappi bene il tuo processo, ok? Quindi prima fai una mappatura fatta bene del tuo processo, che è sempre comunque il primo passo, prima di qualsiasi strumento, ok? È questo. E poi che tu scelga comunque lo strumento giusto per quel problema specifico, che comunque non è poi così scontato, credimi. Se vuoi vedere quali di queste automazioni si applicano davvero alla tua azienda e non solo, in teoria, ho creato un servizio di digital audit pensato apposta per le piccole e medie imprese, ok? Dove analizziamo insieme i tuoi processi e ti dico esattamente da dove partire, ok? Trovi il link nella descrizione qui sotto, ok? Quindi puoi andare a trovare il link e prenotare, diciamo, la tua consulenza. E se lavori ogni giorno con questi problemi, iscriviti al canale, ok? Qui parlo ogni settimana di automazione, AI e gestione operativa, per chi comunque manda avanti una piccola media impresa italiana con comunque con le mani prima ancora che con i software, ok? Quindi chi ha comunque anche delle responsabilità, ok? O comunque vuole approfondire delle conoscenze e stare al passo anche con l'AI. E soprattutto trovi in descrizione il link al mio libro dove spiego come utilizzare l'intelligenza artificiale, l'AI, nelle piccole e medie imprese, ok? Quindi un bel libro, qua vedete la copertina, intelligenza artificiale per piccole e medie imprese. Ci sono tutti i link per avere la versione cartacea, la versione Kindle, comprare la versione PDF, tutto quanto per comprare senza problemi sia su Amazon che su altre piattaforme, ok? E ricordo inoltre che se anche tu hai un canale YouTube e lo vuoi sviluppare, mi occupo anche di consulenza per canali YouTube, trovi tutti i link in descrizione nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!